facciamo un po' di talee di rosmarino, cioè la moltiplicazione della pianta. Facendo la talea cosa vuol dire? Andare a recidere un ramo e piantumarlo a terra, un ramo che non ha radici. Andiamo a farlo su un ramo legnoso e su un ramo fiorito. È il momento migliore per fare la talea. Non quando è in vegetazione, per cui ha vegetazione nuova, ricacci nuovi molto teneri, perché sono esili, non sono ancora lignificati e hanno un dispendio di energia. Qui abbiamo ancora i fiori, ma questa parte è già vegetata, la vediamo oltre la fioritura, questi 2-3 centimetri, qua oltre addirittura quasi 15 centimetri di vegetazione nuova, mentre invece questo, a differenza, vedete che è ancora completamente chiuso, cioè pieno di fioriture, ma non è partita la vegetazione. Questo sì, questi no. Per cui noi andiamo a recidere dei rami abbastanza lunghi e con la fioritura, a fine fioritura, andiamo a recidere. Tagliamo. Possiamo osservare che la parte dove ci sono dei rametti laterali ci sono dei rigonfiamenti, li vediamo benissimo anche su questi lati, tutti questi rigonfiamenti. L'importante è avere almeno un ramo di 50 cm, 40-50 cm, con un'ascella abbastanza importante, ramo principale, ascella di biforcazione importante, una è apice, vertice, un ramo di base, questo è molto legnoso, trattiene acqua e sostanze, e andremo a interrare per intero questa parte, per cui circa 20 cm, fino a questa ascella, compresa l'ascella importante, per almeno un 5-7 cm, per cui noi interreremo il nostro ramo da questo punto a questo punto, lasciando la parte principale. Cosa succederà? Queste foglie, gli aghetti, le foglioline del rosmarino che sono vecchie, piano piano si afflosceranno. I fiori li perderà completamente tutto. In questo momento, qua dentro ci sono le risorse per lo sviluppo delle gemme nuove, queste, ma per aumentare questa crescita sarà stimolato anche il radicamento. Andiamo ad aprire il nostro solco, ovviamente possiamo aprirlo a mano o aprirlo con una pala, e poi andremo a interrare, per cui o a spingere nel terreno, però in questo caso vi conviene aprirlo, andremo a interrare tutto fino a coprire e poi ricopriremo con il rincalzo della terra, perché quando si va a interrare si butta un innaffiatoio d'acqua in modo che l'acqua penetra e inumidisce il terreno, poi si chiude e si aspetta. Appassirà, avrà un processo, poi germoglierà. Calcolando che sulle talee partiamo con 10 talee, ci portiamo a casa il 70%. Considerate anche che fare 10 talee occupa veramente 60 cm di terra e avere 7 piante è veramente una grande resa. Per cui andiamo a recidere scegliendo i rami con la biforcazione. Questo è molto bello perché ha tante biforcazioni. Ne abbiamo tagliato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queste sono le biforcazioni che queste, vedete? Che sono anche orizzontali. Non è un problema se c'è un ramo orizzontale. A quel punto, per interrarlo, andiamo ad accorciarlo. Utilizziamo questo gambo in maniera orizzontale e interriamo. Non è detto che la biforcazione sia in questo caso sulla verticalità, può essere anche sulla parte orizzontale. Altra cosa da considerare, la possibilità di fare talee garantisce anche la manutenzione all'aiuola, nel senso che noi abbiamo bisogno comunque di contenerlo il rosmarino, perché sennò continua a crescere e ci limiterebbe i passaggi. Per cui possiamo potare e buttar via il materiale, cioè buttarlo via vuol dire compostarlo, oppure possiamo renderlo utile e riciclarlo per fare talea. In questo caso io sto facendo un lavoro di tagliare per fare talee, vedete queste che belle che sono, ben radicate, e ovviamente cosa succede? Che quando io vado a interrare e ho queste biforcazioni che sono 3, si svilupperanno le radici qua, dopo
circa 4 mesi posso ripicchettare le piante, per cui suddividerle e diradarle. A quel punto, se tutte le parti sono radicate, per cui questa ha un apparato radicale, questo ha un apparato radicale e questo ha un apparato radicale, io potrò andare a suddividere le parti ricavandone da una sola talea altre piante. Questo lo potrò solo verificare quando lo tiro su e sempre lavorando sull'apparato radicale, con molta delicatezza, sciogliere con le dita la terra e diradarle, cioè aprire e verificare sulla parte, sul montante della vegetazione dove si sono sviluppate le radici.